saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il robot dell'animazione giapponese, il Mazinga Z, uscita numero 13, edizione Hachette, da un'idea di Go Nagai. Il robot, una volta terminato, sarà alto 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche, dove qui sul punto più alto si arriverà a un'altezza di 90 cm. Andiamo subito a guardare quello che troviamo all'interno di questo nuovo numero. Per coloro i quali hanno piacere di andare a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, oltre che guardare le immagini, anche leggerne i contenuti, potrete trovare tutto nel video unboxing. Ci servirà questo pezzo, la chiave a brugola, lo snodo del braccio della spalla sinistra e ovviamente il contenuto di questa uscita. Abbiamo questo che è l'ancoraggio, eccolo qui, in acciaio, un pezzo molto pesante. Sono andato anche a pesarlo nel video unboxing, andate a vederlo. Questo è il cardine della spalla sinistra in zinco presso fuso, il tubo in silicone, una serie di viti con le brugole, una serie di viti a brugole con le sue rondelle. Ne abbiamo 3 ma ce ne serviranno 2. E questa è la rondella di spessoramento, in metallo anche essa. Vi volevo soltanto far notare una cosa: fate attenzione a non immischiare queste brugole qui, che non sono di questa uscita, con queste altre, perché il passo, che è la filettatura, è lo stesso, e ovviamente anche la chiave a brugola, che potete vedere, come potete vedere, entra perfettamente. Però guardate, sono più corte, vedete? Aspettate che lo metto così, di poco, ma sono più corte. Oh madonna, questa è quella più lunga e ripeto, questa non è in questa uscita, ma l'ho presa dalle uscite precedenti. Però vi volevo, ecco qua, vedete, vi volevo soltanto far notare questo: non immischiatele, perché poi vi sbagliate, Qui sicuramente quelle più lunghe devono andare a prendere meglio il filetto, quindi attenzione a non confonderle. Bene, ci serviranno 2 così e così, perfetto. Prendiamo il nostro pezzo e lo mettiamo così, con questa parte piegata da questa parte, eccola qui. Ok, perfetto. Prendiamo la rondella di spessoramento e andiamo a inserirla qui. Ok, poi mettiamo dentro questo con la parte più spessa verso il basso. Vedete, qua non ce n'è, qua abbiamo il bordino, il colarino, mettiamolo così, e poi inseriamo il tubo. Io adesso non ho preso un po' d'acqua, ma basterà bagnare con dell'acqua appena questo e scivolerà tutto più facilmente rispetto a quanto ci metterò adesso io a inserirlo. Comunque facciamo così.
Il tubo deve andare perfettamente in battuta contro lo zinco qui, il tubo in silicone, mi raccomando. Eccolo qua. Non deve avere gioco, deve essere completamente contro la vite. Chiedo scusa, non contro la vite, contro la rondella di spessoramento. Mi raccomando, vedete che non è, come posso dire, molto libero. Si muove agevolmente, ma lo metto, sta dove lo metto io, vedete? Ecco, deve potersi muovere così. Perfetto. A questo punto mettiamo da parte questo, prendiamo questo giunto con questo pezzo qui, lo possiamo inserire sia in questa maniera che in questa. È simmetrico, non fa alcuna differenza. Ok? E prendiamo una vite a brugola e una rondellina e fissiamo. Non stringete tutto subito, lo faremo dopo aver messo anche l'altra. Poi prima di salutarci prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 13, così guardiamo il punto in cui siamo arrivati. Adesso possiamo stringere. Avete visto che progetto che c'è dietro questa costruzione. Stringete forte, non vi preoccupate, ovviamente non spezzate la vite, ma stringete forte. Ecco qui. E abbiamo finito. Adesso sono curioso di andare a pesare questo pezzo, perché voglio proprio farvi capire come hanno progettato questo Mazinga Z. Guardate, 109 grammi, non è affatto poco, più di un etto, che per i nostri amici che usano un'unità di peso differente dal chilo, questa è la misura. Bene, abbiamo finito anche questo montaggio. Perfetto. Adesso metto pausa al video, prendo tutto quello che ho montato fino a quest'uscita. So di avervelo già detto ragazzi, ma tenete anche conto che alla mia età può capitare di essere ripetitivi, come capita a me. Ci vediamo dopo. E questo è il punto in cui siamo arrivati con il montaggio numero 13. Guardate che spettacolo! Koji Kabuto in piedi, Koji Kabuto seduto, poi ovviamente manca ancora l'overbuilder, che sarà tutto illuminato sia nella strumentazione dei comandi sulla plancia che dietro i reattori, e in più ci saranno le due eliche rotanti con i due bracci basculanti, bellissimo. Ovviamente devono potersi chiudere per poter entrare all'interno della testa del Mazinga Z. Questa è l'altra mascherina che ci è stata data, ho spiegato già più volte il perché, così come le due punte che non hanno la punta trasparente, come invece hanno queste. Anche lì ho già spiegato ampiamente le differenze per quali e i motivi. Qui abbiamo le due spalle che vengono ovviamente descritte come spalla a destra e spalla a sinistra, però io guardandole le possiamo anche intercambiare tra di loro, perché la spalla a sinistra va bene a destra e la spalla a destra va bene a sinistra, perché sono simmetriche tutte e due, non cambia assolutamente nulla tra
loro. Tra l'altro non sono nemmeno contraddistinte dalla lettera L sinistra e R destra. Meglio così. Possiamo metterle dove vogliamo, come vogliamo, insomma. Questo è il nostro meraviglioso Koji Kabuto. Eccolo qui. Tutto dipinto a mano, bellissimo. Poverino è caduto, si è fatto male. Come ho già detto negli altri due video precedenti, non è in scala perfetta con quello che è all'interno dell'overbuilder, perché questo è almeno quasi il doppio di quello. Questa parte ci è stata data per poter testare i LED, la loro funzionalità corretta, la loro... Aspettate che stavo guardando una cosa su Koji Kabuto, la loro efficienza delle luci. Stavo guardando questo, se riesco a metterlo a fuoco, ma non è un problema perché se non è incollato, ma penso di sì, potrò inserirlo ancora meglio, ma non importa, qua è un po' staccato. E va, questa sarà poi la giusta e corretta posizione dove verrà collocato il collo. Ecco qui. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, mi raccomando, non dimenticatevi al canale, sempre che ne abbiate il piacere, di attivare la campanella, così vi arriverà ogni volta che farò un nuovo video la comunicazione. Questo è lo snodo della spalla che abbiamo appena montato, anzi no, questo l'abbiamo montato nel numero... Cosa sto dicendo? Aspettate, l'abbiamo montato e dovete scusarmi, ma faccio tanti di quei video che faccio abbastanza confusione. Mi capiterà magari anche di non chiamarlo Mazinga, magari lo chiamo Robocop o Iron Man, scusatemi, ma costruendoli tutti e tre certamente lo so identificare, ma può capitare che mi sbaglio. Questo l'abbiamo montato nel numero 13 qui, appena adesso. Ecco qui, bellissimo. Grazie del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Non mancate perché vado subito a fare il video del montaggio numero 14 e poi seguirà il numero 15. Ciao ragazzi!